Don't Let Them Kill Us. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. Oggi partiamo da questo slogan che chi ha vissuto negli anni 90 del secolo scorso dovrebbe ricordare. Faccio una piccola premessa. Agli inizi di maggio del 2022 si parla tanto di Bono e Dej che fanno un concerto nella metropolitana di Kiev. Dal momento dell'invasione su larga scala da parte della Russia non si sapeva ancora quanto l'esercito ucraino sarebbe riuscito a resistere, quindi in quel periodo le stazioni della metro erano il luogo più sicuro della città. La situazione era tutta in divenire, quindi la sicurezza era comunque molto relativa. In quel periodo, dicevo, in un social leggo tanti commenti entusiasti e altrettanti commenti negativi. Tra quelli negativi mi colpisce in particolare uno. Adesso vanno tutti a Kiev per farsi pubblicità. Ovviamente non giudico male chi l'ha scritto, ma credo che quella persona non avesse idea di chi fossero quei due. Non sapeva che non erano alla ricerca né di pubblicità né tantomeno di visibilità. Soprattutto quella persona non sapeva che Bono, con la moglie Alison, ha trascorso la notte di San Silvestro del 95 e il Capodanno del 96 in un bunker a Sarajevo. Come ben sappiamo, tutto il gruppo, non solo il frontman e il chitarrista, non si sono mai tirati indietro davanti alla possibilità di schierarsi per la pace. La canzone che commentiamo oggi, infatti, è proprio il frutto di uno di quei tanti momenti in cui hanno voluto schierarsi apertamente per quello in cui credono. Torniamo comunque allo slogan iniziale, Don't Let Them Kill Us. Non lasciate che ci uccidano. Questo slogan è associato al nome di Inela Nogic, la quale nel 93 a 17 anni ha partecipato a un concorso di bellezza nella sua città natale, Sarajevo. Nei primi anni 90, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, iniziarono guerre in tutti i territori che ne facevano parte. Sarajevo è la città simbolo di quegli anni perché proprio in quelle regioni, tra le attuali Croazia e Bosnia-Erzegovina, si era creata una situazione riguardante la spartizione di quei territori che non vedeva assolutamente via d'uscita. La gente di quella città non poteva uscire di casa, i cecchini erano appostati ovunque, l'assedio di Sarajevo durò dall'aprile del 92 a febbraio del 96. Nonostante questo, gli abitanti decisero di contrapporre alle brutalità della guerriglia urbana, alla bruttezza degli atti bellici, un concorso di bellezza. Fu un atto molto coraggioso che ebbe ampia eco in tutto il mondo. Proprio in quell'anno i 4 di Dublino cercarono in tutti i modi di portare la loro tournée, lo Zoo TV Tour, a Sarajevo. Non riuscendoci, finanziarono il documentario del giornalista Bill Carter, nel quale lui in prima persona raccontava quello che stava succedendo in quelle terre. Intanto propongono, con l'aiuto di Brian Eno, una canzone a Luciano Pavarotti da cantare durante uno dei suoi concerti. Quindi il 12 settembre del 95, al concerto dedicato proprio ai bambini della Bosnia, Pavarotti and Friends Together for the Children of Bosnia, viene cantata la canzone che prende il titolo dal documentario che ho citato poco fa, Miss Sarajevo. Nella canzone, scritta parafrasando il libro dell'Ecclesiaste, libro dell'Antico Testamento, si descrive come il tempo per non voler vedere quello che succede nel cuore dell'Europa sia finito. La parte cantata in italiano da Pavarotti è quella più disperata. Nonostante la musica rimanga dolce, però, la guerra c'è e non se ne vede la fine, ma solo la bellezza di quelle ragazze che nonostante tutto hanno trovato il tempo di prendersi cura di loro per partecipare ad un concorso di bellezza può aiutare la speranza a dare i propri frutti. In questo episodio non mi va di riportare nessun verso della canzone, vi invito a leggerlo tutto. La storia di questa canzone trova una conclusione il 23 settembre del 97. Finalmente quel giorno gli U2 riescono a fare un concerto a Sarajevo, città che ancora non è del tutto sicura. E proprio durante quel concerto incontrano Inela Nogic, quella Miss Sarajevo che hanno raccontato. Stay, ogni domenica alle 13.